Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e buon lunedì. Prima di spostarci ovviamente alla partita di ieri, Venezia-Napoli finita 0-0, non ho metabolizzato un bel niente né tantomeno mi è passata l'arrabbiatura, al di là del match che si è giocato alle 20:45 con l'Inter vittoriosa che si è staccata in classifica e quant'altro. Benzina sul fuoco, questa storia Rachmani, l'affaticamento, va in nazionale, poi vi facciamo sapere. Non va questa situazione, ma ci arriviamo. E poi volevo condividere con voi alcuni numeri per quanto riguarda le palle perse, l'approccio della partita, al di là di questi titoloni da giornale, il tempo effettivo, abbiamo giocato solo 48 minuti, eccetera, eccetera. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, mi raccomando, iscrivetevi al canale attivando la campanellina, con l'iscrizione lo dico sempre, mi date una grossa mano a far crescere il canale stesso, con la campanellina restate aggiornati voi ogni qualvolta esce un nuovo contenuto. Se vi piace il video, un bel like, diamo una mano anche all'algoritmo e partiamo dalla storia Rachmani e poi ci spostiamo e ci addentriamo di nuovo dopo la live di ieri nell'immediato post partita nel match Venezia-Napoli. La situazione Rachmani. Giovedì a Pristina c'è l'andata dello spareggio salvezza del gruppo B della Nations League con l'Islanda, vale 0 agli occhi di tutti, ma non per quelli del capitano del Kosovo. Oggi verrà visitato dallo staff medico kosovaro e si potrà già capire cosa è giusto fare. In ogni caso, nonostante la sostituzione su sua richiesta avvertiva un fastidio al flessore sinistro, la prima diagnosi dello staff sanitario del club azzurro guidato da Raffaele Canonico parla di affaticamento. Dunque Rachmani deciderà assieme ai medici della sua nazionale cosa è giusto fare, difficilmente però lascerà il ritiro. La fascia da capitano lo riempie d'orgoglio, farà di tutto per giocare. Ovviamente il Napoli ha chiesto di essere immediatamente informato dopo gli accertamenti clinici che sicuramente farà tra oggi e domani. Io non posso non incazzarmi su una situazione del genere, al di là della storia, del voler giocare in nazionale, se il capitano, per amor di Dio, non ho niente contro Rachmani e contro il voler vestire la maglia della propria nazione, soprattutto da capitano. Non è questo il punto. Il punto è, se la prima diagnosi dello staff del Napoli è un affaticamento, Rachmani non parte. Non parte. Non è che dici, no, all'affaticamento, tanto dovete giocare giovedì. Forse rientra l'affaticamento, lo si può schierare, ma io perché? Ci devo rimettere un difensore per l'eventuale proseguo poi del campionato. Perché ce lo devo rimettere? Al di là che sono pure abbastanza tranquillo nel caso perdiamo Rachmani, buongiorno, Juan Jesus, comunque ha il difensore schierabile che ha fatto anche un ottimo campionato quando è stato chiamato in causa, quindi non mi mette in apprensione dal punto di vista del sostituirlo, ma perché dobbiamo, tra virgolette, abbassarci le braghe per quanto riguarda la situazione nazionale. Poi leggi, Di Marco non parte perché si è fatto male, Dumfries non va in Olanda perché è una botta, è un infortunato se non vado errato, Cambiaso non sarà disponibile con l'Italia per una botta alla caviglia. Noi invece con la diagnosi di affaticamento, vabbè Rachmani vai, poi ci fate sapere. Cioè, per me anche questa situazione e questa gestione deve migliorare. Poi nel caso ci sono delle leggi e delle regole da seguire per le quali il Napoli non può tirarsi indietro, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, perché io sono all'oscuro di tutto alla fine da questo punto di vista, quindi può darsi pure che sia io che mi sto sbagliando e allora c'è un iter da seguire che si deve seguire per forza e il Napoli deve sottostare. Detto questo, Venezia-Napoli 0-0, l'Inter ha vinto, si stacca in classifica, la capolista, eccetera, eccetera. Al di là del titolone da giornale, si è giocato un tempo solo, il tempo effettivo molto basso, ovviamente siamo tutti d'accordo, perché 48 minuti e 55 secondi su 100 minuti ovviamente giocati sono troppo pochi di tempo effettivo e siamo tutti d'accordo, ma già ad occhio nudo si vedeva che comunque era una partita che non è mai decollata dal punto di vista della continuità, spezzettata con tanti falli e un metro di giudizio che non si è capito per tutto il match. Non si è capito per tutto il match. Io ho rivisto la partita perché volevo farmi del male ulteriormente.
Però volevo capire un attimo questa situazione, sia tempo effettivo, che se ne è parlato poi ieri sera tantissimo, sia sui falli fischiati. Ci sono state azioni dove c'erano 2 falli o 3 prima di fischiare il quarto fallo, che poi al limite si poteva pure sorvolare, dovevi intervenire molto prima, non l'hai fatto, sei intervenuto dopo, e il metro di giudizio di un arbitro resta, per quanto mi riguarda, e credo per chi ha giocato a calcio, diciamo, può confermare, resta una cosa molto ma molto importante per quanto riguarda il calciatore stesso, come si pone in campo. Perché? Perché se un arbitro comincia la partita e ovviamente al primo fallo d'ammonizione, e ti dà il giallo, allora tu in quel momento capisci che è un arbitro che regolamenta la mano, se ne frega che la partita è iniziata da 30 secondi, quindi non devi fare il cretino, devi essere quanto più pulito possibile, altrimenti ti ammonisci. Poi ci sono altri arbitri che lo stesso fallo al limite si passano la mano per la coscienza e dicono ok, ma è iniziata la partita, redarguiscono verbalmente, il giallo non lo cacciano, allora tu vedi che ti poni diversamente anche tu difensore, centrocampista, attaccante, per quanto riguarda il mettere, il togliere la gamba. Sono dinamiche che diciamo hanno un peso specifico in una partita, secondo me non indifferente. Ma al di là dell'arbitraggio, dove mancano 3 cartellini, e l'ho ripetuto anche ieri in live, fallo su Rachmani, fallo su Raspadori, fallo su Spinazzola nel primo tempo, erano 3 gialli belli e buoni. C'è una ripartenza dove Lukaku poteva andare in rete, voglio metterci il quarto, era un cartellino quasi arancione, perché poi poteva anche diventare un'azione pericolosa. L'arbitraggio che non è piaciuto a nessuno, siamo tutti d'accordo, però incentrare tutto sul tempo effettivo secondo me non ci sta come diciamo come parafulmine. Perché? Perché se andiamo a leggere alcuni dati per quanto riguarda il possesso perso, leggiamo che Politano, diciamo sotto il nome Politano c'è un numero 22, sotto il nome Gilmour 9, sotto il nome di Lobotka 9, sotto il nome di McTominay 10. Ci rendiamo conto che già abbiamo giocato poco, già partite spezzettate e quindi con pochissima continuità. Poi i palloni li perdi pure. Ragazzi, non possiamo, cioè non è che puoi vincere le partite così, diciamo, con qualcuno che ti spinge da dietro. Poi un Napoli dalle due facce, tutti d'accordo, il primo tempo si è giocato, il secondo non si è giocato. Il Napoli crea tutto quello che si poteva per quanto riguarda la partita e lo spezzettamento. Nel primo tempo hai trovato Radu in condizione, il palo ti ha negato, diciamo, l'andare in vantaggio, però appunto una squadra di alta classifica, al di là che tu voglia andarti a prendere o giocare lo scudetto, una squadra di alta classifica entra nel secondo tempo con un altro piglio, a maggior ragione che non ti è andato bene il primo, creando comunque determinate azioni pericolose. Nel secondo tempo tu devi fare carne da macello, carne a macello, come si dice a Napoli, non esiste. Tu devi entrare in campo e l'avversario deve, diciamo, deve rassegnare proprio le dimissioni il primo quarto d'ora, 20 minuti. Invece il Napoli, come è entrato nel secondo tempo, ancora più molle del primo, perché l'approccio che c'è stato comunque nel primo tempo è insufficiente. Cioè, tu sei entrato in campo e i primi 10 minuti non hai visto, da poco non hai visto la porta del Venezia. Cioè, ti sei fatto schiacciare nella tua metà campo, non riuscivamo nemmeno ad uscire palla al piede, e allora è proprio che hai sbagliato praticamente la partita. Hai sbagliato praticamente la partita. Non c'è niente da fare. Che poi hai creato quello che hai creato per, diciamo, bagaglio tecnico superiore a quello del Venezia. Siamo tutti d'accordo. Però sotto porta la devi buttare dentro. Questa volta non mi trovo nemmeno d'accordo Conte nell'immediato post partita, quando ha detto poi la partita di stasera, che gli hanno chiesto ovviamente, la partita tra Inter e Atalanta, se pesava, non sposta niente. Non sposta niente, assolutamente no. Cioè, sposta e come. Hai visto come si è spostata la classifica?
Quindi adesso sei costretto a rincorrere e anche di brutto. Dovresti fare un percorso netto. Io, e ve lo dico per l'ennesima volta, ma lo sapete, chi è iscritto da un bel po' di tempo sa benissimo che sono positivo da sempre. Finché la matematica non ci dirà che non si può fare niente più, noi dobbiamo crederci, soprattutto noi tifosi, perché poi che diciamo che capirei di più che stacca la spina un calciatore ma non un tifoso. Poi chiamatemi pazzo, prendetela come volete, ma noi che non scendiamo in campo, comodamente ci guardiamo la partita da casa o andiamo allo stadio a vedercela ovviamente la partita, abbiamo l'obbligo di non staccare la spina mai, mai. Non esiste, non esiste il non crederci. Non esiste 6, 3, 4 punti, 2 punti. Mancano 9 partite, ci sono 27 punti in palio. Non esiste staccare la spina. Ecco perché a me non va giù e non ho metabolizzato e l'incazzatura non mi passa. Esce la notizia raccomane benzina sul fuoco. Poi penso e ritorno sempre a questa di situazione. Gran parte hanno già staccato la spina. Non esiste. Non esiste. Poi ci rimetti i punti col Bologna, ce li rimetterai col Milan, farai 3, 4, 5 partite da schifo. Siamo tutti d'accordo. Arrivi a 6, 7, 8 punti dall'Inter e allora dici vabbè, arrivederci e grazie, è finita la situazione. Sono il primo a dire vabbè, ce lo siamo giocati, non si può fare niente più. Ma classifica alla mano, non dobbiamo assolutamente mollare. Mi auguro che non abbiano mollato, e chiudo perché altrimenti mi dilungo troppo. Mi auguro che non abbiano mollato alcuni calciatori del Napoli. Ecco perché quella situazione Conte nell'immediato post partita mi lascia pensare, non è che ne voglio far polemica, però probabilmente, caro Antonio, diciamo che avendo vissuto gli uomini che hai molto più a lungo di te, qualcuno il vizietto di mollare ce l'ha. Ecco perché forse mi aspettavo una strigliata, ecco, nell'immediato post. Solo che a quanto pare che il punto non dispiace nemmeno, nel senso che abbiamo preso un punto, comunque a livello matematico è sempre un punto in più che zero. Però era un'occasione da sfruttare. Treni che passano una sola volta. Voi mi direte sì, ma sarebbe cambiato ben poco, l'Inter ha vinto, comunque stava sotto, comunque restavi un punto sotto. Sì, sì, però fino a un certo punto, perché poi la partita di ieri sera si sarebbe giocata un tantino diversamente per quanto riguarda l'approccio vista la situazione del Napoli. Vi ci gioco quello che volete. Se il Napoli avesse vinto il match con il Venezia alle 12:30, non credo che la partita di ieri sera avrebbe avuto lo stesso risultato. Poi il calcio è imprevedibile, ci ha insegnato sicuramente che nulla è scontato e appunto perché nulla è scontato noi non dobbiamo mollare. Io non mollo, fatelo anche voi, iscrivetevi al canale, un canale che non molla finché la matematica, diciamo, non ci metterà spalle al muro. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video. Ciao.